Allora ragazzi, inizio a costruire una dima di cartone. La dima non è altro che una sagoma che ci permette di ritagliare le parti di questo ponte senza sbagliare. Ecco, queste sono le misure da prendere come riferimento. Il ponte lo devo installare proprio in questo punto del presepe. Come materiale userò questo pannello di polistirene dallo spessore di 2 cm che ho comprato da un rivenditore di materiale edile. Voi potete acquistarlo anche in un centro commerciale di Leroy Merlin. Bene, dopo aver trasferito il disegno, ora non ci resta che tagliare i pezzi. Se volete anche voi costruire questo ponte, queste sono le misure da prendere come riferimento, che poi sono identiche a quelle che già vi ho mostrato prima sul cartone. Per costruirlo utilizzerò 3 di questi pezzi che poi incollerò con la colla a caldo. Ecco, questa è la pistola della colla a caldo. Bisogna inserire uno stick dentro di colla e poi attendere che si scaldi prima. L'incollaggio avviene quasi in modo istantaneo. Questa pistola costa intorno ai 10, massimo 15 euro. In descrizione di questo video troverete una pistola simile. Dovete solo cliccare il link per comprarla se vi occorre. Bene, ora uso un po' di carta abrasiva per pareggiare i pezzi incollati. La base del ponte è fatta, ora devo disegnare i mattoncini e per questo scopo userò questo saldatore a stagno che si usa normalmente per saldare i cavi elettrici. Vi consiglio di impostare una temperatura molto bassa, quasi al minimo, e facciamo poi delle prove su un pezzettino di polistirene per controllare se la temperatura è quella giusta. Ovviamente non dovete per forza utilizzare questo modello, potete anche acquistarne uno molto più economico che costa intorno ai 10, massimo 15 euro. La cosa importante è che deve avere la rotellina per regolare la temperatura. Allora, per capire se questa temperatura è giusta dovete incominciare a fare, come già vi ho detto, delle prove su un pezzettino di polistirene. Se la punta è molto fredda vedete che non riuscirà a incidere, mentre invece se è molto calda farà dei solchi molto grossi e profondi, quindi mi raccomando fate prima delle piccole prove. Incomincio prima a fare un arco di mattoni. I mattoni li faccio di forma rettangolare come i classici mattoni di tufo. Praticamente con questi solchi sto disegnando la volta del ponte. Ecco, questo evidenziato in giallo sarebbe l'arco di mattoni. Ora nella parte superiore di quest'arco vado a incidere altri mattoni, questa volta però li farò tutti di forma irregolare. Ora costruisco i muretti del ponte. I mattoncini questa volta li faccio molto più piccoli e sempre di forma rettangolare. Le misure sono quelle indicate da questo fermo immagine. Normalmente un vecchio muretto non ha tutti i mattoni allo stesso livello, alcuni sono molto più rientranti, altri invece sporgono di più. Quindi qualche mattoncino dobbiamo farlo rientrare per rendere questo muretto molto più reale.
A questo scopo userò questo bastoncino di legno al quale farò la punta strofinandolo su questo foglio di carta adesiva. La punta è stata fatta, ora vado a schiacciare qualche mattoncino qua e là facendoli rientrare leggermente. Vi consiglio ovviamente di fare questo anche sulla facciata dell'arco del ponte perché sarà molto più reale e anche molto più bello da vedere. Mi raccomando, dobbiamo schiacciare solo qualche mattone, non tanti. Ora possiamo incollare i muretti. Taglio le estremità per farle ben dritte. Per creare la roccia intorno al ponte, incollo del cartone che già ho ammaccato precedentemente. Un po' di cartone lo incollo anche a terra. In questo barattolo c'è un adesivo che viene utilizzato comunemente per incollare il polistirene. Ne prendo un po' e lo diluisco come se fosse una pittura, mischiando una parte di prodotto e 2 parti di acqua. Un barattolo costa circa 10 euro e lo potete acquistare presso un negozio di colori e parati. Questo prodotto lo vado a passare sul polistirene perché devo rendere la superficie di questo materiale più idonea a ricevere poi la pittura acrilica che dovrò applicare dopo. Cerco di spiegarmi meglio. Questo adesivo non solo farà da aggrappante, ossia non solo farà attecchire bene la pittura, ma servirà anche per rendere questo materiale, ossia il polistirene, molto più ruvido, come se fosse fatto di intonaco vero. Un po' di questo adesivo non diluito, ossia denso, lo metto anche a terra per raccordare bene il ponte con il piano del presepe. In verità questo adesivo dobbiamo passarlo anche su tutte le altre parti del presepe che sono fatte di cartone. Questo per rendere, come già vi ho detto, questo cartone molto più rigido e soprattutto per renderlo molto più verniciabile. Per creare il grigio prendo un po' di acrilico nero, poi prendo anche un po' di acrilico bianco, eccolo qua, bene, poi aggiungo un po' di acqua, mischio ed ottengo un bel colore di grigio. Ok, ora posso incominciare a pitturare. Adesso utilizzo invece un grigio un po' più scuro. Con quest'altro grigio però coloro soltanto qualche mattoncino qua e là. Come ben sapete, la differenza tra le 2 tonalità di grigio si ottiene aggiungendo o sottraendo l'acrilico bianco nell'acrilico nero. Appena si sarà asciugato il colore, per invecchiarlo un po', intingo il pennello nell'acrilico bianco. Poi rimuovo la pittura in eccesso dalle setole tamponando il pennello su un pezzo di carta come vi sto mostrando adesso. Ed infine, con questo pennello quasi privo di colore, vado a strofinarlo un po' dappertutto. Mi raccomando, in questa fase il pennello deve essere solo leggermente sporco di bianco.
Ora con questo marrone scuro vado a pitturare dove dovrebbero camminare i personaggi del presepe. Il marrone chiaro lo ottengo mischiando il marrone scuro, eccolo qua, con l'acrilico bianco. Il colore ottenuto, come vedete, è un marrone un po' più chiaro, quindi ora vado a tamponare con il pennello su quello che abbiamo passato prima. Ora coloriamo anche il fiume che scorre sotto a questo ponte. Se volete anche voi realizzare il fiume per il vostro presepe, allora alla fine di questo video troverete il tutorial nel quale vi spiegheremo tutto. Dovete solo cliccarci sopra. Ovviamente troverete anche i tutorial su altri elementi del presepe, come ad esempio come realizzare la casetta, il mulino, l'illuminazione e molto altro. Aggiungo altri elementi per completare questo lavoretto. Inizio quindi con gli alberelli e vado avanti fino a completare il progetto. Ricordatevi che quello che rende bello il vostro lavoretto sono soprattutto la cura ai dettagli e ai particolari che ci girano intorno. A questo punto stendo un po' di colla vinilica e poi ci appoggio un po' di erba sopra. La stessa cosa la faccio anche intorno al ponte. Ok ragazzi, credo di aver completato. Ora metto un po' di questa ghiaia a terra. Un sacchetto come questo da 1 chilogrammo costa intorno ai 2 massimo 3 euro. Come già vi ho detto, tutto quello che ho utilizzato in questo video vi ho messo i link in descrizione. Dunque, se volete anche voi replicare il progetto, per acquistarli non dovete fare altro che cliccarci sopra. Allora ragazzi, guardate, con un po' di polistirene, un po' di cartone e qualche colore acrilico abbiamo realizzato qualcosa di abbastanza carino. Ovviamente questo è solo un lavoretto semplice che tutti possono fare, non è nelle mie intenzioni confrontarmi con i grandi professionisti che fanno questo per mestiere qua nella città di Napoli. Infatti dovete sapere che proprio nel cuore di Napoli c'è una strada che si chiama San Gregorio Armeno, dove si trovano numerose botteghe nelle quali lavorano i più grandi maestri presepiali del mondo. Anzi, ne approfitto per dirvi di venire qua nella nostra città a visitare appunto San Gregorio Armeno. In questa strada dovete sapere che le botteghe sono aperte tutto l'anno e sono visitate, come già vi ho detto, da tantissimi turisti provenienti da ogni parte della terra. Anche di notte è molto bello guardare quello che abbiamo fatto.
Vorrei farvi notare il tipo di illuminazione che ho utilizzato, infatti è stata fatta con dei speciali LED che emettono una luce con certo tremolio, che hanno insomma un po' di sfarfallio. Non so se sono stato chiaro, ma come vedete la luce emessa da questi LED non è fissa, ma lampeggia quasi in modo impercettibile, tale da simulare l'illuminazione di un tempo che era fatta proprio con le lampade ad olio oppure con le candele accese. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!